nel mio canale. Per prima cosa vorrei ringraziare le persone che hanno iniziato a seguire i miei video e vorrei chiedervi la cortesia di condividerli con gli amici in modo da far crescere il canale sempre di più. Oggi andremo a preparare insieme la ricetta della focaccia al forno, una base che può essere condita in 1000 modi e può essere utilizzata come pasto principale o tagliata a piccoli quadratini come stuzzichino. Tra non molto ci avviciniamo al piano di lavoro e andremo a vedere i vari ingredienti. Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono 400 g di farina zero, 7 g di lievito disidratato, 4 g di zucchero, 6 g di sale, 360 g di acqua e 40 g di olio extravergine di oliva. Un consiglio per la nostra focaccia è quello di utilizzare un olio d'oliva di alta qualità, in quanto l'olio d'oliva andrà a dare il sapore finale alla nostra focaccia. In una bowl andrò a versare la mia acqua già pesata. Una volta aggiunto l'olio e il lievito andrò a mescolare leggermente. Dopodiché aggiungerò lo zucchero. Andrò a mescolare. Dopodiché farò riposare 5 minuti, giusto il tempo di far attivare i lieviti. Trascorsi 5 minuti andrò a mescolare leggermente e andrò ad aggiungere la farina. Andrò a mescolare. Ed infine, una volta che il composto inizia a essere di consistenza più solida, andrò a versare il sale. Ricordate che il sale va versato sempre alla fine, altrimenti andrà ad inibire la funzione dei lieviti. Mescoliamo bene. Come potete vedere, il nostro impasto è ad altissima idratazione, quindi ora non faremo altro che prendere una teglia, mettere dell'olio d'oliva, cospargerlo uniformemente e una volta fatto ciò andremo a versare il nostro composto sopra la teglia. Una volta versato l'impasto nella teglia, cospargeremo un po' di olio anche sopra di esso e piano piano lo andremo a modellare in modo da ricoprire tutta la teglia. Non preoccupatevi se l'impasto vi sembra elastico e ritorna in posizione, in quanto questa è la prima fase. Una volta che l'impasto sarà lievitato, sarà molto più facile coprire tutta la superficie della teglia. Ovviamente la teglia che sto usando, come vedete, è di ampie dimensioni. Se non ne avete una a disposizione come questa, potete tranquillamente dividere l'impasto tra due teglie. Adesso andremo a mettere da parte. Io vi consiglio di metterla in forno spento in modo da non far asciugare troppo l'impasto. Per condire la mia focaccia io ho semplicemente messo in una bowl delle cipolle tagliate a strisce, condite con dell'olio d'oliva, sale e pepe. Adesso possiamo condire la focaccia. Se vogliamo ottenere un risultato semplice, possiamo condirla con del sale grosso
versare dell'acqua sulla superficie praticando dei fori, altrimenti nel mio caso sto utilizzando della cipolla, del tonno e delle olive. La cipolla è stata condita in precedenza, adesso mi ungo i polpastrelli con l'olio residuo, vado ad allargare gentilmente di nuovo la focaccia. Vado a praticare i fori. Metto del sale, purtroppo qui non ho del sale grosso, quindi utilizzerò il comune sale da cucina. Infine andrò a coprire con i miei condimenti. Alla fin fine il gusto è soggettivo, quindi può essere condita con un'infinità di cose. A voi la scelta. Una volta condita, con il forno ben caldo, andremo a infornare. Ed ecco la focaccia pronta, adesso non vi resta altro che sbizzarrirvi con le vostre creazioni. Bene, se anche la ricetta di oggi vi è piaciuta, vi invito a condividere i miei video con i vostri amici in modo da far crescere il canale sempre di più. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!